Darf ich kurz reingehen? Nein, es tut mir leid. Heute leider nicht. Bitte schön. Allo! Raga, io sono quite carburata. La luce. Raga, settare la roba è da spararsi. Ok. Amatemi per la mia semplicità. Se vuoi vivere da artista non guadagni tanti soldi, a meno che devi lavorare come un mulo. Eccolo. Ah, che palle! Ma dove minchia la devo mettere sto cazzo di coso? Raga, facciamo senza. Allora, questa è l'intro. Oh wow. Questo video sarà solo tagliato, zero editing, perché io purtroppo mi sento parte dell'evento pochi giorni prima. Questi erano il mio oggetto totem per entrare al Berghain. Wow. Perché se tu vuoi essere sicuro di entrare, a parte che devi guardare il mio video su Patreon, inizia a scaricarti Patreon, solo là metterò un video di neanche un minuto e vi dirò che cosa fare, garantito 100% che entrate. Sigla! Willkommen zurück, mein Schatz, wie geht es euch heute? Ok, quando abbasso il volume inizio con le cose serie. Oh, wow. Ragazzi, il titolo di oggi: Buon compleanno, wow. Berghain. Allora ragazzi, quest'anno è il 20° compleanno del Berghain. Vuol dire che il Berghain è stato aperto nel 2004. Prima del Berghain c'era Lostgut. Punto. Quella location era dove oggi c'è la Uber Arena. Oh wow. Ok? Ve la provo a fare più veloce possibile, se no io sto qua a parlare 2 ore e non ci stiamo con i tempi. Però se avete domande di riferimento me le potete scrivere qui sotto nei commentini, come al solito. Ok, siamo pronti? Ragazzi, 20 anni Berghain. Io ho iniziato a studiare già dal quadro astrale. Are you really wanna kill me? Il weekend che il Berghain compie gli anni ci sarà la luna nuova in Gemelli. Ok. Mi sento male. Quindi parliamo di empatia e comunicazione, Mercurio. Ragazzi, se siete arrivati fino a qua, innanzitutto mi dovete mettere 3 icone dei forati rossi. Ci sono dei mattoni forati rossi. Comunque ci sono dei mattoni rossi su WhatsApp. Fatemi capire che fino a qua ci siamo. Siamo sempre nel quadro astrale del compleanno del Berghain. Ci sarà, scusate, Mercurio torna in moto diretto, quindi esce dalla retrogradazione e le energie si sentiranno molto di più. Avanti. Quindi quei weekend lì sarà una bomba, raga. Oh, mamma mia, speriamo vada tutto bene. Fate la giornata a 7 passi. Luna piena vuol dire tanta energia, tanta forza che già la potreste sentire nei giorni precedenti. Se non dormite siete svegli. Per forza. Raga, capite che cos'è l'attività psicotropa del cannabidiolo? Ok. Vi sottolineo che questa è l'attività psicotropa determinata dalla cannabidiolo. Non lo potete fare quando siete a lavoro standard. Cioè, sì, però perché se no non ne uscite più. Ragazzi, dovete sempre essere responsabili di voi stessi. E grande. va bene scivolare, siamo umani. Io adesso voglio iniziare a fare delle interviste di harm reduction. Continuiamo per cortesia con il compleanno del Berghain 20°. Sì. Wow. Madonna.
Oddio, me lo bloccano, no, no, no. Andiamo avanti, ragazzi. Di solito che cosa succede quando c'è il compleanno di un club a Berlino? Yeah, grande. Questo è un altro capitolo. Succede che c'è una festa gigantesca. Excuse me, what? Mamma mia, Gioia, sei pronta a vivere quello che vivrai? Potremmo farlo light. No, non è possibile. Perché, ragazzi, vi do un bonus extra Ablauf. Raga, quando voi andate in sto cazzo di posto, e adesso mi cavo anche giù, come si dice a casa mia. Squalo, mantieni la mia giacca. E luce fu, andiamo avanti. Ah, era il bonus. Il bonus era, se volete direttamente saltare tutta la spiegazione che posso fare in chiaro e andare straight to the point, potete iscrivervi al mio canale Patreon. Lì ho già registrato il video che è la svolta per assicurarvi l'entrata ed è solo per chi è membro di Patreon. Se sei un guerriero devi combattere. Là avete la risposta. Yeah, grande. Ma andiamo avanti. Anyway, ragazzi, per farvi capire, io ho già running order Wow. già da 5-6 giorni. Allora, io visti e rivisti. Voi, wow, cioè tutti assieme ci sarà un'energia, ragazzi. Per quello sono partita dal piano astrale, perché tra l'energia dei DJ e la gente audience di quel DJ, wow, secondo me, così a pelle, sentendo anche il mio team di esperti, crediamo che sia molto turistico, perché il costo è altissimo. No. Però, secondo me, stanno puntando di più sul 20° anziché sul Capodanno. Ok. Secondo me Capodanno non fanno tanta roba, perché il 20° non è come il 17°, non è come il 6°. Wow. Cazzo, sono 2x 20. Raga, 50% della mia scelta di trasferirmi a Berlino è stato per il Berghain. Are you really wanna Non mi kill me? vergogno, perché poi mi ha portato tante cose fighe, però molto pesanti. Everywhere I go. Dovreste andare sul mio SoundCloud, che lo trovate in giro sicuramente, e ascoltatevi tutta la musica che io ascolto è là. Allora, eravamo arrivati a che cosa succede ai compleanni. Raga, il finimondo. Si riassume tutto dicendo il finimondo. Ok. Il Sisyphus, per farvi un esempio, fa il Nicht Geburtstag, quindi grande. da ispirazione di Alice nel Paese delle Meraviglie. Un altro esempio pratico, il Gegen, il compleanno del Gegen è il giorno della Befana. Oh wow. Però bisogna sempre coordinarsi con il Kit Kat e con il giorno del Capodanno, perché i ragazzi il Capodanno lo fanno sempre ogni anno in collaborazione con il Pornceptual, quindi uniscono tutti e due i party. Ok. Quest'anno la fanno sempre al Kit Kat e sempre Gegen, però il 24 gennaio 2025. Detto ciò, welcome back. Adesso parliamo di un progetto, di un regalo, di un ragazzo molto conosciuto qua a Berlino, che è fotografo, che spesso potreste trovare al di fuori del Berghain. Lo potreste aver visto per 9 settimane esattamente, perché questo progetto che ha fatto Williams, ecco, ok. Allora, lui, e lo scrive qua, questo era durante la pandemia, lui per 9 settimane ha fotografato cristiani, cioè uno col cappello da poliziotto americano, ha fotografato cristiani che uscivano dal Berghain, cioè, ma qua ci sono delle foto, ragazzi, che altro che harm reduction che vi devo fare. Excuse me, what? Cioè, se io sono messa come uno che c'è qua dentro,
io non esco più. Dei mostri. Quando io vi faccio i video su YouTube della mattina del lunedì, ma voi pensate che io scherzi? Raga, no, non posso farvi vedere. Boh, guarda, questo potrei perché si è autocensurato lui. Cioè, ma... Raga, ma le pupille? Ragazzi, dovete andarci piano. E studiando tanto dovete capire che cosa inserite nel vostro corpo, ma siete pazzi. E perché lui ha deciso di fare questo reportage davanti al Berghain per 9 settimane? Perché Nein è sia 9 che no. Zum Beispiel, heute leider nicht. Nein, nein. Tieni Peppa Trip, divertiti. Torniamo nel puntino magico. Prima di continuare, ragazzi, vi volevo far vedere una maglietta di una nota... non ho chiesto nessuna collab, ovviamente. Una maglietta di una DJ molto famosa berlinese, che ve la faccio vedere poi, boh, farò del video. È il mio pigiama, è la mia maglietta totem. È tutta macchiata per il colore, ovviamente, tutta macchiata dalla lavatrice, ma lei è bellissima, è profumatissima e recita questo. Berlin is the night, a night to feel, to love, lose control, rise, levitate, reach infinity, and grounding again. A place of freedom, a place to be whoever you want to be. An escape of and from society. Time of togetherness. Whoever you are, whatever you do. A place of tolerance, diversity, extravaganza, and shy trends. Of exhibitionism and anonymity. A space you define. Our own safe space. Oh, wow. Emotional state of techno. Vabbè, me l'hanno regalata una prima con Metaraf alla Ellen Alien. C'era Ellen Alien, B-Peach, eccetera. Ok. Ragazzi, capite che capite che dopo questa potete tornare indietro e riascoltare, perché questo vi spiega un attimo. Io vi sto regalando delle cose e sto lottando con i più radicati perché io a loro non piaccio, ma è normale, proverei anch'io le stesse emozioni. Vecchia Mandiola, ma chi cazzo sei? Però ragazzi, io lo vorrei fare con cognizione di causa. Seguitemi che vi racconto come fare una buona festa col cervello, perché si può. Pensiamo a queste cose, quindi non prendetemi superficialmente. Ma andiamo avanti, gioia. Parliamo del compleanno dei Berghain. Yeah. Ve l'ho già detto che l'unico modo per sapere 100% garantito, secondo la tradizione, lo potete trovare su Patreon. Ve l'avevo già detto, vero? Sì. Continuiamo con un altro capitolo, ragazzi, di questo video. Non so se vi piacerà, ovviamente non ha nessun tipo di script, come potete accorgervene. È l'unico modo per seguire i miei video di alcune playlist, non di tutti. E poi mi raccomando, dovete capire con voi stessi. Cioè, che ve lo dico a fare? Cioè, comunque, parliamo di questo vostro innamoratissimo hypissimo Berghain. Allora, Berghain, non serve che vi dica perché si chiama Berghain. Cioè, io poi ne prendo sempre 1 milione perché, cioè, ok. Ah, eccolo qua, questo è quello che... Vediamo perché... Oh, questo è antico. Questo secondo me c'è Freddie Kay. È un prima della pandemia, aspetta. 2019, raga. Cioè,
Oh, che palle, adesso li devo chiudere tutti. Va bene, basta che lo... Anche questo è vecchio. Cioè, tutto grigio. Berlino. Adesso in inverno. Questi sono quelli del Capodanno. E questi hanno un altro formato diverso. Ah! Facciamo l'esempio. Allora, raga, vogliamo parlare dei 20 anni del Berghain? Allora possiamo anche parlare del formato diverso dei flyer per il Capodanno. Di una puzzola. L'ananasso! Vi ricordate quello del video precedente? Lo devo ancora far uscire. Chi arriva fino a qua mette l'icona di una banana. Anzi, 6. Contate 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Invece questi sono il formato standard dei mensili normali e ovviamente dietro c'è tutto il programma. Se guardate i commenti sotto i miei video su YouTube, raga, wow, ci scambiamo di quelle cose bellissime. Poi ovviamente ci sono gli haters, ma quelle mi servono per dire vai Gioia, go straight on. Parlavamo dei formati, voi sapete che io sono una freelance creative. Uno dei miei clienti, ve lo nomino così, è Totoka. Questo l'ho fatto io, questo logo. Perché a me ha cambiato la vita. Cioè, raga, io non faccio niente se non cose naturali. Shop con più brand. Allora, questo è il logo del negozio, ok? E questo lo metto nel marsupio da club, sempre, questo qua. Però c'ha tante altre cose che non sono della marca sua, capito? Però Rempi e Olli vi fanno una Beratung esattamente perfetta per la vostra pelle, ma i prodotti... Ragazzi, siamo tornati al nuovo capitolo, i 20 anni del compleanno del Berghain, ma vogliamo parlare degli smoothie che vi fanno al Berghain sopra l'Ice Bar. Ragazzi, questo smoothie è tipo quello che potete trovare all'Ice Bar sopra, costerà, boh, 8 euro, 10 euro, non lo so adesso con l'inflazione della gentrification. Comunque c'è uno smoothie proteico che una volta che lo bevete potete andare avanti altre 10 ore, non sto scherzando. Se poi voi prendete lo smoothie Fruchtstück, c'è anche il muesli, cioè una cena. Wow, raga, nel Berghain lo sapete che c'è da mangiare di tutto e di più, dove c'è il gelato mio preferito, c'è anche vegano ovviamente. Raga, dovete mangiare. Che peccato che il mio universo non mi ha dato il permesso di prepararvela bene questa puntata. Raga, ma se vi dico che cosa mi succede qua, cioè qua un giorno a Berlino sono come 2 in un altro paese del mondo, scusate. Se volete fare queste maratone, perché non è perché è accessibile al mondo, allora voi dovete distruggervi. Scegliete quando andare, ma dovete rispettare il vostro cazzo di corpo, ok, motherfucker? Yeah, grande! Che cazzo? Mangiate, bevete, statevi dietro, seguitevi bene, perché è possibile divertirsi, però fatelo con responsabilità. Questa è tanta gioia. Ragazzi, l'abbigliamento per festeggiare questi 20 anni. 19. Ragazzi, parliamo di abbigliamento. Vi auguro veramente che siete già andati a vedere i miei video
sul freddo berlinese. Ragazzi, abbigliamento per la fila, gentilmente, non siate incoscienti, c'è un freddo della Madonna, c'è tanto freddo, tanto freddo, tanto freddo, tanto freddo, tanto freddo. Questa è ora che sia tagliata lei. E vogliamo parlare di quantitativi? Sicuramente per il compleanno del Berghain 20° potete introdurre fino ad un massimo di 5 grammi con grande! voi, e siete nella legge. Ora, sicuramente la persona con la Meldung tedesca. Io credo anche il turista, ma non l'ho ancora accertato. Se qualcuno si degna di fare il mio assistente, può anche scrivermelo qua sotto nei commentini per noi tutti. E potrebbe anche vincere una piccola lista, magari una skip lista per qualche festicciola qua. E quindi si evita di fare la fila, anche se la fila dovrebbe essere di default. Fate la fila al Berghain. Chi non ha mai fatto meno di un'ora, gli auguro che ne debba fare tante. Ok. Perché è un'esperienza, non ti ammazza mica, ti fortifica, è un training militare. Andare al Berghain, mamma mia ragazzi, ma fatelo perché vi serve nella vita. Io raga spero con tutto il cuore che vi arrivi la mia passione, perché sto lavorando come una mamma. Ho davanti a me il mio logo, finalmente anche il mio team di esperti creativi me lo sta confermando, credo che ce l'ho qua davanti. Ragazzi, si tratta di venerdì 13, sabato 14, domenica 15 e di conseguenza un bel lunedì 16. Allora abbiamo da mezzanotte alle 4:30, non so perché questo mezza, Fidel B2B DJ Peter. Poi passiamo al sabato mattina, notte tarda, mattina molto presto, quindi parliamo di 4:30, 7:30 ci sarà Surgeon. Poi 7:30, 10:30 abbiamo un B2B di Face Fatal con Terence Fixmer. 10:30, 13:30 Kylie Geiger B2B Vincent Neumann, che lui è un terapista. Andiamo avanti, orario di pranzo 13:30, 16:30. Ragazzi, ma sono la signorina buonasera. Il palinsesto che prevede il 20° compleanno del Berghain, parliamo dal venerdì 13 fino al lunedì 16 dicembre. Dalle 23:59 alle 4:30 abbiamo il primo B2B del 20° compleanno del Berghain, nonché Fidel B2B DJ Pete. Wow! Poi passiamo automaticamente al sabato mattina 4:30, 7:30 abbiamo Surgeon Alon, lui piace stare da solo. Poi abbiamo un B2B 7:30, 10:30 Face Fatal B2B Terence Fixmer. Poi abbiamo 10:30, 13:30 orario pranzo, si può andare, vi ricordo, all'Ice Bar a mangiare. Abbiamo Kylie Geiger B2B Vincent Neumann, che lui dovrebbe essere un terapista, psicoterapeuta. Per il caffè abbiamo 13:30, 16:30 Etap Kyle B2B Daria Kolosova. 16:30, 19:30 ragazzi, quello che finalmente aspettavo, che ho già fatto e mi piacerebbe rifarlo perché a me piace guardare i film più di una volta e quindi uguale. Abbiamo la Keating B2B con Marcel. Io l'ultima volta ho pianto, ragazzi, era Pasqua. Pazzesco. Raga, non ditemi niente, lo so che devo andare più alto, al momento va bene così, tiriamo via. Anzi, facciamo la signorina buonasera. Nel palinsesto del 20° compleanno del Berghain, 19:30, 22:30 e ce l'abbiamo al Berghain.
Honey Dijon, abbiamo la Honey Dijon. 22:30, l'1:30 della notte abbiamo Amotic B2B Answered Code Request, Patrizio, anche lui a me piace molto, Siamo arrivati al 15 dicembre, l'1:30, 4:30 René Weiss B2B Road Had. Are you really wanna kill me? Il 15, raga, è domenica, sabato notte. Ma è perfetto per come lo intendo io. No, ma è perfetto, sì. Mi sto facendo il techno tour, scusate. Allora, siamo arrivati al 15 di dicembre e arriviamo 1:30, 4:30, suoniamo pochino qua, René Weiss B2B Road Had, solo 3 ore. Interessante, faranno un live? Non c'è scritto qua, magari sul sito lo potete vedere. 4:30, 7:30 Norman Nodge, che lui è un avvocato, B2B Amoral. 7:30, 10:30 Shine Doe, scusate, non so chi sia, interessante. 10:30, 13:30 della domenica abbiamo Fadil Moem B2B Ben Clock. Ok. Poi abbiamo, dopo il caffè del pranzo, abbiamo un 13:30, 16:30 Beste Hira. 16:30, 19:30 Questa B2B F Demin. Interessante. 19:30, 22:30 Steffi B2B Tasha. Ok. E poi abbiamo 22:30, l'1:30 Lenfaki, che Lenfaki suona così. Excuse me, what? Vabbè, potrei fare dei TikTok su questo. Procediamo. Siamo arrivati alle 4. Ah no, siamo arrivate alla domenica 15. Aspetta che facevo la sciocchina. Ah, ecco perché ero messa così. Proseguiamo con il palinsesto del 20° compleanno del Berghain con la A. Siamo arrivati a dicembre 16, l'1:30, 4:30 Luke Slater e dopo di lui slitta Giaco con Barker. Ok. Raga, io ho già assunto un bodyguard numero 1 e un bodyguard numero 2 perché ci sarà il disastro. Passiamo con il panorama, ragazzi. Panorama. Abbiamo anche il setup. Pioneer DJ MV10, 4 CDJ 3000, 2 Technics 1210. Arriviamo a parlare del palinsesto del panorama bar. Dicembre 13, 29:59 4 abbiamo Tamasumo B2B Lacuti. Per poi passare direttamente al sabato mattina, buongiorno, e fare colazione con Massimiliano Pagliara B2B La Budino, amica di Cristina la vicina, dalle ore 4 alle ore 7 di mattina. Panorama, sto parlando panorama. 7:10 abbiamo un André Galluzzi, 10:13 abbiamo Dinky B2B Matthew Styles, 13:16 Cormac B2B Courses, 16:19 Richard Hackenbehin, non lo conosco, scusate la pronuncia, Richard Hackenbehin B2B Parallel 9. Poi abbiamo dalle 19 orario aperitivo 22 un ND Baumaker B2B Gallegos, 22:1 Seth Troxler. Wow. Passiamo poi alla domenica 15 di dicembre e abbiamo dall'1 alle 4, anche questi solo 3 ore,
B2B come René Weiss e Rodad, fanno 3 ore, ok. Ogazon B2B Ryan Elliott. Poi abbiamo dalle 4 alle 7 Nick Hopner B2B Gonno, non ho la più pallida idea di chi sia. 7-10 Oracy B2B Soundstream. 10-13 Piramida B2B Alex Cassian. 13-16 sempre al Panorama Roy Perez B2B Avalon Emerson. 16-19 Sedef Adasi B2B Bashka o Bashka con 2K. 19-22 Natalie Robinson B2B Virginia. 22 Luna Boris B2B Ralph, che raga non è Ralph italiano. Ralph italiano in questo weekend dovrebbe essere a Barcellona. Quindi quel ragazzetto che dice il nostro italiano Ralph, no amore. Hai mai sentito parlare di omonimi? Amore, se vai a vedere Ralph, me l'hanno confermato, anzi me l'hanno comunicato il mio team di esperti. Ralph italiano, quello delle spiagge romagnole, e poi dov'è che suonava anche al lago, non è lui. No, un altro. Automaticamente si passa alla domenica 16ª di dicembre. Abbiamo dall'1, come dall'1 alle 11? Ah, alle 11. Dice lunedì alle 11. Excuse me, what? Okay. Wow. E c'è anche la halle aperta, raga. È un capodanno, ascoltate me, è un capodanno. Ascoltate tante gioia, è un capodanno, per quello costa così tanto, perché secondo me a Capodanno non fanno una riproposta del genere, assolutamente. Comunque, dicembre 16 dall'1 alle 11, Gerd Jensen B2B Ame. Comunque siamo arrivati alla chiusura del Panorama con Gerd Jensen B2B Ame. Alla Halle c'è un extra setup for live performances il 14, quindi sabato, dalle 20 a mezzanotte, che sarà il momento di picco. Poi da mezzanotte alle 4 Mistake, e dalle 4 alle 5 c'è un live di Ying Synth alla Halle. Oh du meine Güte. Wow. Ragazzi, vi ho letto il running order. Se lo state ascoltando, tranquilli, è già online. Io l'ho avuto prima, ho registrato e lo sto postando esattamente quando lo postano loro. Magari qualche ora prima. Raga, scrivetemi qui sotto nei commentini. Io sono mezza morta come la Peppa Pig. Ragazzi, scrivetemi qui sotto nei commentini, per cortesia, e se siete arrivati fino a qua, mettetemi la famosa icona del Berghain. Wow. Ah, una sola, perché uno è il Berghain. Odio, amore, sì, vero, concordo. Concordate, non concordate alcune cose, ovvio. Però ragazzi, è sempre il tempio della techno, scusatemi però, che il suo fondatore ha pensato al millimetro, anche le griglie metalliche che non si incastra un dito ma che non agganci nulla, le scale sono leggermente inclinate, quando voi sentite cadere le bottiglie toc 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 toc, ok, è perché la pedata è leggermente inclinata in modo tale che non si fermino bottiglie per la salvaguardia delle persone. Wow. Quindi stiamo parlando di un club che comunque è stato concepito per il massimo benessere dell'intrattenimento, e ancora ad oggi, se ci fosse una selezione più
meno guardata ai soldi, raga, però sono cambiati dei soci, sono entrate delle persone e adesso sta diventando una macchina da soldi. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, ragazzi, perché più siamo meglio è e io posso lavorare per voi. Io ho anche controllato gli insight e purtroppo metà di voi, più della metà di voi non è iscritto ma mi guarda i video e tornate. Per cortesia, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi perché a me cambia, ok? Ok. Raga, io e la Peppa saremo presenti al compleanno del Berghain, ci vediamo sotto cassa.